Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, sembra essere in The Truman Show. Ciao Piero, buongiorno a tutti cari amici di Radio Centro Web. Siamo qui in questo mercoledì 5 novembre e abbiamo cambiato mese, abbiamo cambiato mese, la prima puntata di novembre. E con Smart and Healthy, che qui si continua ad andare avanti, a chi ci sente in diretta, chi ci ascolta sul podcast, vi ricordiamo che più o meno gradualmente cambieremo piattaforma, quindi se ci cercate dopo su Spotify magari ci trovate comunque, però le nuove puntate le troverete su Substack, su radiocentroveb.substack.com. Vedi Piero, sono bravo a ricordarlo in perché tanto lo so che dopo me lo dici, ma devi ricordarlo. Va bene, lo devo ricordarlo. È giusto ricordarlo, anche perché ormai ci avviciniamo sempre di più al momento in cui, appunto, come giustamente dicete, adesso passeremo di piattaforma, e quindi è bene che lo facciamo notare, anche perché altrimenti lo sappiano i nostri ascoltatori, i nostri followers, sappiano che noi cambieremo postazione, non cambieremo. Esatto, bravo. E quindi intanto come stai Piero? Tutto bene lì dove stai te, vicino a Charlotte, Greensboro? Tutto bene, sì, tutto bene. Finalmente sta cominciando anche da queste parti l'autunno. Abbiamo passato il weekend ovviamente a tirare via foglie dal giardino. Qui non è iniziato, però ha fatto 1 o 2 giorni di pioggia, la notte piove, poi il giorno viene il sole, fa caldo, non lo so ragazzi. No, qui finalmente sta cominciando ad essere un pochino più freschetto, mettiamolo così. Il che non basta assolutamente. Bene, ricordiamo che settimana scorsa, venerdì scorso, del 31, è stato Halloween, e partiremo un po' da questo argomento, un po' perché sta prendendo anno dopo anno campo in Italia i festeggiamenti, anche se poi ho scoperto, e possiamo approfondirlo grosso modo anche più avanti, ho scoperto che in alcune regioni, soprattutto al sud, c'era un'usanza simile, non come quella di Halloween, però una usanza simile tra il 31 e il primo, con il ricordo dei morti e questo rituali simili, e anche in Irlanda, insomma, anche nel mondo, il mondo anglosassone un po' c'è stato. Noi conosciamo tutti Halloween per come è, per come ce lo raccontano anche i film, per come ce lo raccontano anche i social, perché poi ci addentreremo su questa cosa, perché e Piero ride, però allora mettiamola così, è vero che Halloween è sostanzialmente il passaggio tra la parte estiva e la parte autunnale effettiva. Poi ovviamente noi in Italia ci abbiamo messo di mezzo la religione, come al solito, perché sennò si muore, e ci abbiamo messo di mezzo anche il ricordo dei morti. È vero anche che qui negli Stati Uniti è fondamentalmente una grossa festa commerciale. Ma anche qua in Italia sta diventando ciò, e vabbè, questo un po' come lo è diventato Natale, come lo è diventato San Valentino, sono tutte prettamente commerciali alla fine, come feste commerciali e consumistiche, poi alla fine l'inizio era proprio un qualcosa di totalmente diverso. Alla fine Halloween era sostanzialmente il momento in cui i contadini passavano dalla parte. Dimmi. No, finisci il discorso, poi te la faccio la domanda, è una curiosità che mi è venuta.
Ok. Diciamo, passavano dal momento dalla parte, tra virgolette, di lavoro nei campi al lato invernale, diciamo, festeggiavano il raccolto fondamentalmente. Certo. La domanda sorge spontanea perché settimana scorsa abbiamo fatto un po' nei nostri briefing, un po' non di confusione, ma è venuto fuori che è cosa che non sapevo. Quindi, ma ho visto che molti non la sanno questa cosa, che in Europa il cambio dell'ora, cioè dall'ora legale all'ora solare, è l'ultima domenica del mese, che è stato il 26 di ottobre, mentre negli Stati Uniti è la prima di novembre. La prima di novembre, però ora questa volta è coinciso con il 31, ma lo scegliere la prima settimana di novembre è legato anche a questo discorso cambio da periodo estivo pre-autunnale e fase invernale? Allora, considerato che sostanzialmente l'origine degli Stati Uniti, almeno in parte, è diciamo, inglese e comunque del nord Europa, non mi stupirebbe se ci fosse qualcosa del genere, sì. Ok. Allora, non ne sono certissimo, nel senso non ho conoscenza di ciò. Sarà un compito che gli ascoltatori ed io ti diamo la prossima settimana, sì, cercare questa cosa per la prossima settimana. Però sì, non mi stupirebbe se ci fosse qualcosa del genere di legato proprio anche al fatto che comunque col cambio dell'ora ovviamente la luce diminuisce. Ieri, che per noi è stato il primo giorno di ora solare, alle 5:30 era buio, quindi fondamentalmente posso immaginarmi ci sia anche qualcosa del genere. Esatto. Poi vabbè, lasciamo stare il discorso, come dicevamo anche settimana scorsa, dell'utilità di questo cambio, però vabbè, lasciamo perdere, anche perché non fa rimango dell'idea che ti avevo suggerito settimana scorsa e preferisco decisamente questa stagione, anche perché poi alla fine cioè anche mantenendo un'ora in più comunque vai verso il buio prima, non è che no, certo, quello assolutamente, perché la Terra continua a girare intorno al Sole in un'orbita ellittica, quindi non è che ci avviciniamo da fare. Ci avviciniamo alla parte più lontana dal Sole, però una soluzione che rimane, diciamo, metta d'accordo tutti, mezz'ora avanti, invece che un'ora ci fermiamo a metà, né carne né pesce. Potrebbe essere una soluzione, chi lo sa, può darsi, perché no? Invece che le 3:30 lo mandiamo, no, facciamo l'esempio della notte, no? Invece di lo spostiamo avanti una volta sola, poi basta, però invece di un'ora o un'ora indietro, di mezz'ora. Potrebbe essere una soluzione anche quella alla fine. Perché no? Perché no? Potrebbe essere. Tanto poi alla fine chi lavora all'esterno si basa comunque sulla luce del sole. Certo. A parte casi particolari come si diceva la settimana scorsa, eventuali serre o cose del genere, però se ti basi sulla luce che c'è all'esterno, alla fine in una maniera o nell'altra segui comunque sostanzialmente. Certo. Sì. Cambia poi più. In effetti, comunque diciamo che fondamentalmente almeno qui in America è prettamente commerciale come festa, però è vissuta più a tutto tondo da tutti, perché se uno guarda i social ci sono anche i VIP, i cosiddette persone famose che vanno a giro in maschera. Mi viene in mente Dwayne Johnson o altri attori di Hollywood che vanno a giro per la città, per le città vestiti in maschera, poi magari fanno altro, per carità. Sostanzialmente farsi vedere, mi posso immaginare, così come l'esempio più eclatante l'abbiamo avuto ovviamente con la festa che il presidentone ha organizzato nella sua tenuta di Mar-a-Lago in stile Grande Gatsby.
tralasciando il fatto che lui quando è arrivato in Thailandia ha fatto il suo balletto. Sì, vabbè. mi fa morire da ridere, cioè, per carità ci sarebbe da piangere. Sì, no, ci sarebbe parecchio da piangere, soprattutto per le situazioni che ci sono nel mezzo. Sì, assolutamente, però ridiamo per non piangere. Si ride per non piangere. Esatto, però diciamo, è una cosa, allora, un po' come il carnevale in Italia che ha bisogno di un periodo di preparazione, chiamiamolo così, anche per quello che riguarda un po' Halloween, qui è un po' mettere le decorazioni di Halloween è un po' come mettere le decorazioni di Natale sostanzialmente. Okay. Cominci almeno un mese prima, se non di più, dipende anche da quello che vuoi fare e da quello che vuoi mettere fuori, però cominci un mese prima. Certo. E tutti i grossi negozi un po' stile Leroy Merlin piuttosto che Robi in Italia hanno proprio anche pupazzoni gonfiabili, vari scheletrini, compagnie, sì. lapidi finte, quant'altro. Ottimo, lapidi bello. Vabbè, e fanno dolcetto scherzetto, hanno l'abitudine di fare dolcetto scherzetto, soprattutto nei quartieri un po' tipo quello dove si vive noi. All'inizio vivevamo in un complesso, era più, a parte vabbè c'era stato anche il discorso del periodo del Covid nel mezzo. Certo, quindi no. Quindi no. Però anche dopo è stato più un trunk and treat più che un trick and treat. Trunk. Cioè? E fondamentalmente si mettono con le macchine in aree di parcheggio abbastanza grosse, fanno andare lì i bambini in modo che perlomeno sono al sicuro, non vengono non corrono rischi di andare in mezzo alla strada e cose del genere, il che potrebbe essere anche tutto sommato abbastanza intelligente. Certo. No, ma infatti si vede nelle commedie, ora non solo nelle commedie, perché anche io sto facendo un po' il rewatch di Stranger Things per affrontare poi l'ultima stagione. Però anche nelle commedie in stile americano, tipo Hocus Pocus, loro vanno a fare il giro di Halloween e mandano il fratello vanno con il fratello maggiore, vanno con un adulto. Sì, ma funziona così tranquillamente. Sì. Okay. E anche la cosa simpatica poi soprattutto è vedere i bambini piccolini più che altro, perché quelli da una certa età in poi non si vestono nemmeno più. No, vabbè, certo. Dai 12 anni in poi vedi gente tranquillamente in jeans e maglietta e ti viene lì col sacchettino, te lo apre davanti alla porta, ti dice che mi metti dentro qualcosa. Mentre invece per i bambini piccoli c'è ancora la tradizione di vestirsi, mascherarsi, un po' come il carnevale da noi. Sì, chiaro. Vabbè, ci sta. No, stavo guardando se riuscivo a trovare qualche rimasuglio di Halloween, di qualche VIP famoso, di qualche personaggio famoso che si è vestito in maschera, però vabbè, ora se lo vedo lo trovo. Vabbè, tanto ci sono tutti i film dell'orrore, c'è la parata a New York di Thriller, c'è quello vestito che è stata anche bellina tra le altre cose, l'hanno fatta molto, molto bene quest'anno. Certo, ho visto, c'è chi si veste da strega, c'è chi si veste, vabbè. Poi c'è stata Lucca Comics che viene fatta apposta in questo periodo perché ci sono molti cosplayer. Tra le altre cose anche Lucca Comics ormai quanti anni sono che c'è? Almeno una trentina se non di più, forse anche di più. Te lo dico subito. Lucca Comics, Lucca Comics, no, non volevo 2025, se no mi dà tutte. Allora, Lucca Comics, Lucca Comics and Games è considerato il più importante rassegna europea. Dal 66 come salone internazionale dei fumetti, dei comics, e dal 93 come Lucca Comics, come più o meno ora, con tante modifiche, e poi dal 95, quindi insomma. Quindi, diciamo, ufficialmente sono 30 anni, ufficiosamente sono quasi 60 praticamente. Sì, esatto.
il che non era No. guardante per quello. Ora è un po' diverso rispetto al discorso di Halloween di per sé, però effettivamente No, certo, ha una concezione diversa, per carità. Mentre in America c'è il Comic Con, ma vabbè, a San Diego, sì, vabbè, quello poi che è dalla parte opposta di dove abiti te. dalla parte opposta di dove abito io, ma poi alla fine neanche tra virgolette tanto lontano, perché poi sono sostanzialmente 6 ore di volo. Sono 6 6 ore di volo con 3 ore però di differenza di fuso orario. quindi vai 3 ore Indietro. indietro. Per loro adesso sono le 7:30 del Per mattino. te sono le 10 e vabbè, non diciamo orari, se no si fa casino. E si sono, vabbè, sì, che poche, vabbè. Sì, sono 3 fusi orari in America, giusto? Gli Stati Uniti. East, Central, Pacific e Mountain Standard Time. Ce ne sono 4 in realtà. 4 fusi orari. Parleremo anche poi, in futuro anche dei fusi orari degli Stati Uniti. Sì. Vabbè, insomma. Però poi in realtà le ore di differenza alla fine sono 3. Sono 3, ok. Va bene, ci fidiamo. Sì. Stavo guardando, infatti il Comic Con di San Diego è più giovane di 4 anni, perché è dal 70, dal 1970. Comunque è vecchietto anche lui, perché poi alla fine sono sempre 55 anni di storia, non è poco. Esatto. Non è assolutamente poco. Anzi, Allora. prima o poi riuscirò ad andare a una di queste manifestazioni anche negli Stati Uniti. Sono curioso di vedere la vera differenza che c'è. Solo anche al Comic Con, come ci insegna The Big Bang Theory, è un problema, è molto difficile andarci perché i biglietti vanno subito a ruba. Vabbè, non che Lucca Comics sia tanto più semplice. No, però riesci facilmente. E poi c'è anche un'altra cosa, ora il Comic Con San Diego non so come sia strutturato. A Lucca Comics, il Lucca Comics a Lucca viene sì fatto in centro a Lucca, che è un centro particolare, unico al mondo, però il biglietto per il Lucca Comics ti serve per entrare dentro i padiglioni, a vedere i convegni. Se tu non hai il biglietto non ti fanno entrare, però a Lucca in centro ci puoi entrare, sulle mura puoi andare, anche se poi dei bastioni sono limitati, per carità, però a vivere l'atmosfera ci puoi andare anche senza comprare il biglietto. Al Comic Con a San Diego non lo so, e magari a San Diego sì, perché a San Diego ci vai, ci riesci ad andare. San Diego ci vai normalmente. Quello che mi posso immaginare, se è come la maggior parte degli eventi diciamo in ambito tecnologico e cose del genere, generalmente vengono organizzati in un palazzetto dello sport che comunque è più, tra virgolette, grande rispetto a quelli che abbiamo in Italia. Sì, va bene. Quindi sostanzialmente ti serve comunque una sorta di pass per entrare, non è una cosa che viene organizzata nel centro della città. Certo. Anche se poi magari la parte centrale ne risente comunque, vuoi per il traffico, vuoi perché comunque c'è l'ambiente della manifestazione. Certo. Però credo sia completamente diverso rispetto a quello che è Lucca Comics. Certo, no, quello penso di sì. Notizie stravaganti su Halloween? Notizie stravaganti su Halloween, a parte appunto la festa che citavo prima, organizzata dal presidentone, in cui tutti si dovevano presentare vestiti stile Grande Gatsby, quindi sostanzialmente anni 30, a discapito di quelli che in realtà non sanno come arrivare a fine mese, direi che non c'è nient'altro. Ti posso raccontare questa, visto che Halloween, vedi, bisogna stare attenti quando andiamo alle feste. Sta a Padova, però siamo in Italia. Halloween, truffati centinaia di giovani con la festa inesistente. Il party questo lo sto riprendendo, no, non mi devi aprire, da Il Mattino di Padova. Il party time out era in programma a Ponte San Nicolò, provincia di Padova, comune di Padova, provincia di Padova. È sfumato venerdì scorso a poche ore dall'inizio. Una festa per pochi ma mirabolante, con la promessa di vivere fino alle 2 del mattino un'esperienza di Halloween irripetibile. Però evidentemente, e questo
devo pagare l'abbonamento. Vabbè, niente, però questi sono stati. Vabbè, e probabilmente saranno arrivati lì, non c'era nessuno assolutamente, cose del genere, ovviamente. Sì, niente, non pervenuti. Non pervenuto e si è sorpreso nel Bao Gigi, mettiamola così. Però vediamo l'incubo di Halloween. Allora, al botteghino USA, ottobre 2025, il peggiore da quasi 30 anni. Al box office chiude il peggiore ok. Praticamente sono stati meno. Con solo 49 milioni di dollari complessivi, il box office statunitense ha registrato il peggior weekend del 2025. Una combinazione. Non aveva dei dubbi? No, vabbè, una combinazione di fattori che ha contribuito al crollo: l'assenza di nuovi blockbuster e non negozi, blockbuster tipo come tipologia di film. No, te lo sai, i nostri ascoltatori magari, e noi abbiamo una varietà, una platea molto variegata di ascoltatori, quindi è bene spiegarlo. Giusto. Allora, con le celebrazioni di Halloween c'è stata anche la coincidenza di Halloween e la finale delle World Series di baseball tra Los Angeles Dodgers e Toronto Blue Jays. Tra le altre cose vinto. Ci stanno le tre cose in contemporanea, va bene. Il mese di ottobre si è chiuso a quota 425 milioni, rappresentando il risultato mensile più basso dal 97. Vabbè, però c'è stato un più 4% rispetto al 2024, vabbè, ok. Ma è anche il fatto di questo potrebbe essere argomento di vedi, però c'è anche un articolo del 24 ore, possiamo trattare dopo. Concludendo questa disamina e poi andiamo in pausa, e ci vedi, c'è uno dei due cani che dice la sua. No, è anche il fatto, e questo potrebbe essere un'argomentazione di un'altra puntata, che ci sono tante piattaforme di streaming. Prima ho citato Stranger Things non a caso, perché è vero, sì, dal 27 di novembre uscirà la quinta e ultima stagione, che aspettiamo insomma con gran fermento da 2 anni, perché sono stati 1 anno e mezzo d'attesa, insomma. Però sentivo e leggevo, poi bisognerà vedere se verrà confermata, che l'ultima puntata, e spero anche in Italia verrà prima trasmessa al cinema. Gli Stati Uniti sì. No. Verrà messa, vabbè, già il fatto di il primo episodio, il primo volume, i primi tre dal 27, e poi dal mese successivo altri 3, sono 8 episodi, però vabbè. Potrebbe essere un modo per cercare di portare un po' di gente nei cinema, visto quello che stanno perdendo. Ti dirò che tutto sommato, come ti dicevo prima, la cosa non mi stupisce minimamente, visto anche quello che sempre il nostro autore preferito aveva pensato di mettere le varie tariffe su coloro che importavano blockbuster negli Stati Uniti dall'estero. Sì, certo, certamente. Purtroppo sì, cioè purtroppo è grazie al nostro ghostwriter, che è il nostro ghostwriter, ricordate, il nostro ghostwriter fino alla fine. Abbiamo ancora parecchio tempo, purtroppo, per certi versi. Sì, vabbè, però può fare ancora parecchi danni, mettiamola così. Vabbè, però insomma, comunque sì, è tutta una giocoforza di blocchi, usando il sillogismo blockbuster, è così, sì, è così, cioè tu blocchi da una parte e si va a cascata, e in più vabbè, la trasmissione sulle le piattaforme di streaming, è chiaro che alla fine ti penalizza assolutamente. Allora, di sicuro non contribuisce, su quello sono d'accordo con te, poi bisogna vedere effettivamente anche sulle piattaforme di streaming. Sì, ci sono dei film che vengono trasmessi solo esclusivamente lì, ma ci sono anche film che comunque sono passati prima al botteghino e non hanno avuto tutta questa grossa influenza sul botteghino stesso. Ci sarebbe da capire un attimino anche quanto i prezzi che uno paga per andare al cinema anche solo per vedere un film di 2 ore
influiscono effettivamente. No, infatti, quello sì, è che le strategie di marketing ad oggi a meno che non ci sia il film, che è quello il prodotto che ti attira l'utente al cinema, non c'è altro. Cioè, prima, vabbè, andiamo in pausa e poi ne parliamo dopo, sennò qui sforiamo il tempo. A tra poco. Eccoci rientrati, cari amici, qui a Smartenetti in questo 5 novembre. Siamo rientrati, sta piano piano facendo buio, come si diceva prima, il discorso del cambio dell'ora. Allora, avevamo finito la prima parte parlando di Comic-Con, Lucca Comics, non tanto per fare un paragone, cioè sì, si può fare anche un paragone, però mentre del Comic-Con non ho trovato numeri, ma forse questo mi aiuterai te, Piero, per le prossime puntate, tanto ne avremo di ben donde di cui parlarne. Sì, avevamo chiuso la puntata, la prima parte, parlando dell'inflessione al cinema, di quanto anche le non nuove uscite, perché non ci sono state uscite in America di film, quindi non hanno aiutato. Però ho trovato parliamo anche un attimino di costi, perché poi fondamentalmente un po' secondo me anche questo. Ora, quando sono venuto dall'Italia, quindi si parla di 6 anni fa ormai, con meno di 30-35 euro a persona non te la cavavi ad andare a vedere un film al cinema, perché poi non era solo il costo del biglietto, ma era tutto quello che c'era di mezzo. Ah no, più o meno è rimasto uguale. Bibite, cibo e quant'altro. Sì, più o meno è rimasto uguale, come in media. Forse anche quello che alla fine ha portato a questo calo di... No, in Italia non ho trovato nulla, diceva degli Stati Uniti, però anche perché le uscite, sai, Stati Uniti e Italia sono diverse, in Italia arriva un po' tutto dopo. Sì. E ho visto anche rispetto ad altri paesi europei, e poi dipende un po' dalle produzioni, perché quando per esempio ho vissuto in Spagna, qualcosa, comunque a Barcellona, qualcosa usciva prima rispetto all'Italia. Infatti andai a vedere un film, non mi ricordo quale, ma mi ricordo questa cosa, andai a vedere un film, l'ho visto, no, qui in Italia ancora non è uscito, eppure si parlava, insomma, differenze abbastanza vicine, non lontane come tra Italia e Stati Uniti. Allora, stavo girovagando nella pausa su Instagram per cercare qualcosa e poi cambiamo, no? Cambiamo perché c'ho anche l'aggancio sull'argomento, su quello che vuoi trattare. Allora, se vai su fungomag.it su Instagram, ok, un post che racconta Lucca Comics 2025 fatturati record, e ti dice qualche numero così: 280.000 biglietti venduti, media 25 euro, quindi fai te il conto. 900 ospiti, 30.000 cosplayer ufficiali, più quelli che vanno vestiti anche se non sono cosplayer ufficiali, vabbè, e 6 ore di fila per Netflix, che c'era lo stand, diciamo così, di Netflix, che anche lì io ci sono, insomma, ho visto qualche foto, secondo me potevano farlo meglio, che hanno fatto una cozzaglia, più che altro era per, insomma, ho visto le foto anche degli attori, e che più che altro l'hanno fatto per quello, ora parlandoci chiaro, hanno fatto per fare la passerella degli attori, neanche tutti, perché hanno portato soltanto i ragazzi e i due... non mi sa che ha bloccato, ok, no, niente, e poi ti dico dopo, e quella cosa di prima non si può fare, mi sa, perché, però scusa, no, sto lottando, ho capito, perché non c'ho spazio io sul computer. Allora se è lei lo dica. Sono io, è colpa mia. Allora facciamo così. No, non voglio cambiare niente, chiudi questo, tanto vabbè, ci riproviamo. Ok, quindi dicevamo Netflix ha speso parecchio, ma alla fine lo stand è stato usato per quello, per insomma fare la passerella agli attori. Ritornando al discorso dei cosplayer, ed ecco l'aggancio con l'argomento che vuoi trattare su intelligenza artificiale,
Allora, una cosa che l'intelligenza artificiale non può fare, almeno sulla parte reale, no, sulla parte reale, non può creare un cosplay fisico, per ora no, per ora no, cioè ti può fare l'immagine, se voi andate su una piattaforma di intelligenza artificiale e gli digitate mi crei una figurina, diciamo così, una figurina con la mia foto da calciatore di X squadra, e te la crea, né più né meno. Sì, così anche con le foto potrebbe essere però se noi prendiamo i cosplayer ci sono proprio dei veri artisti, da quel punto di vista lì sono veri e propri artisti, perché ci sono proprio, insomma, dei trucchi, vengono usati dei trucchi, e quello con l'intelligenza artificiale non lo puoi fare. Ma invece cos'è che puoi fare, Piero, con l'intelligenza artificiale? Qualsiasi cosa, se vuoi. No, a parte tutto. L'intelligenza artificiale sappiamo che è entrata ormai nelle vite di tutti da 4-5 anni ormai, sì. È entrata di prepotenza prima con ChatGPT, poi con tutte le varie versioni che si sono venute a sviluppare successivamente. Tanti ne hanno anche, tra virgolette, paura in maniera giustificata, perché poi non è ancora a livello, diciamo, andare ad intaccare veramente i lavori di è ancora molto all'inizio. Certo, sì. Quello che diciamo è un po' più preoccupante da quello che sta venendo fuori in questo momento, almeno negli Stati Uniti, il fatto che comunque tutte le grosse aziende di intelligenza artificiale, Google, ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok, chi più ne ha più ne metta, sono sostanzialmente legate più o meno al governo statunitense e sono sostanzialmente legate ad Israele. Ora, per chi decide di seguire un pochino più il lato etico della cosa e decide di non andare poi a aiutare determinate entità e determinati governi, la cosa può essere un attimino più complicata, anche perché ovviamente l'unica che per il momento è rimasta distaccata da tutto questo è DeepSeek, che è una perché è di un'altra nazione, intelligenza artificiale cinese, esatto. E ovviamente è quella che viene mistificata come per la privacy, perché quell'altra no, cioè ora. Esatto, perché quell'altro no, però finché i dati vengono venduti al governo americano va tutto bene, quando vengono, tra virgolette, venduti ad altri governi, allora no. Certo, perché sono gelosi dei dati. Sì. Sono gelosi dei dati, sono gelosi del fatto che comunque non possono essere gli unici ad averne in mano, e mettiamola così. Qui negli Stati Uniti la raccolta dei dati, ed è un po' per questo che volevo parlare anche dell'intelligenza artificiale, perché poi è l'ultimo caso più clamoroso, ma poi in realtà è una cosa che la raccolta dei dati personali del privato cittadino avviene in maniera praticamente impunita, letteralmente. Per qualsiasi cosa devi lasciare o una mail o un numero di cellulare, per qualsiasi cosa ti riempiono la casella postale di cacchiate pubblicitarie allucinanti, se non ti iscrivi a servizi che praticamente bloccano il tuo numero di telefono con le varie aziende che vendono i dati appunto ai siti pubblicitari e quant'altro, vieni tartassato di telefonate, scam e quant'altro. Ora, mi piacerebbe capire se anche in Italia stiamo raggiungendo questi livelli o se forse in Italia è ancora un attimino più normale la situazione. No, allora vuoi ti dico dal mio punto di vista? Sì. Io se non hai un numero salvato non rispondo. Non rispondo. Fai anche bene. No, non rispondo più. La curiosità è quante telefonate da numeri non salvati ricevi? No, ora è calato parecchio, drasticamente. Prima l'anno scorso molte di più,
in media almeno 5 in media. Poi c'è chi dice ne riceve ancora tante, io ne ricevo, però insomma numeri che non conosco non rispondo, faccio una mia ricerchina su Tellos o comunque su Google, su internet in generale, e se mi dà una ricerca di telemarketing, di quelli telemarketing, insomma. Ma sostanzialmente ci sono, perché appunto come ti dicevo prima, qui ci sono anche dei servizi che ti permettono a fronte di una tariffa annuale di mantenerti, tra virgolette, al sicuro da queste. Ci sarebbe il registro delle chiamate, dove tu, se ti mettono in questo registro, non vieni più chiamato, ma è una buffonata. In che senso? Che stavo messo nel registro, ha comunque continuato a ricevere chiamate. Quindi insomma sì, registro delle chiamate, ma poi allora c'era anche avevo visto Fungomag. Allora perché poi effettivamente si pensa anche cioè ora, finché siamo noi che comunque abbiamo, tra virgolette, una certa età, e a una certa età ce l'hai te, fammi finire di parlare. Una certa età, e comunque siamo ancora in grado di giudicare, tra virgolette, c'era? a chi rispondere e a chi non rispondere. Ma se pensi ad una persona anziana, no, su quello sono d'accordo. Anni, effettivamente non è così tanto. No, certo, sì, che è ancora abituato a certe consuetudini, chiaro. E diciamo che è legato un po' alla tecnologia, anche se poi è vero che c'è anche il rovescio della medaglia, perché noi le nostre generazioni, ora io chiaro facevo la battuta sul compiero sul discorso noi che abbiamo una certa età, perché lui si riferiva alla nostra generazione, alla nostra fascia d'età, diciamo dai 30 ai 55 più o meno. Sì. C'è stato vabbè, devo vedere da qua, vabbè, poi ti dico anche un'altra cosa. Ok, sì, ti mando tutto. Diciamo noi che abbiamo vissuto il cambiamento informatico, e c'era un reel di Radio DJ, mi sembra di RTL, che ho condiviso, era molto simpatico, che diceva: sai cos'è questo? E non sapevano che cos'era, e gli facevano vedere un floppy disk. È arrivato Gabri Fonte, grande, e gli ha fatto: ma io ci ho fatto blu, ci ho registrato blu su questo, su uno di questi. Floppy disk, ragazzi da oggi non sanno cosa sia, per carità, non è che che poi gli chiedevano quanta memoria avrà. Ma uno gli ha detto 2 tera, 2 giga. Cos'è? 64k, se non mi ricordo male. No, 8, cioè, sono arrivato anche a 8 e 16 mega. Però ragazzi, no, però quelli non erano i floppy disk, quelli erano gli zip disk. No, c'era anche floppy disk ma quelli successivamente, ma quelli da 3 pollici e mezzo, perché poi io ho vissuto anche la transizione, fortunatamente brevissima, dei floppy disk da 7 pollici e mezzo, che erano quelli grossi, quelli più fini, sì. Quelli più fini e grossi, che io e te abbiamo vissuto, io di sfuggita, te magari un po' di più. Io un po' di più, ma nel senso anch'io. Allora, io il mio primo computer l'ho avuto nel 94, no, prima 88, 89, una cosa del genere. Io avevo i dischi quelli neri che dicete adesso. Noi ci sapeva una cosa, alle superiori ce l'avevo ancora, quindi pensate, io le superiori ho iniziate nel 97, 96-97. Ma il discorso anche di questa transizione, anche il discorso di aver vissuto Windows 3.1, Windows 95, però imparavi a usare veramente un computer. Sì, una grossa differenza, imparavi a usare veramente la tecnologia. Ora con Windows e quant'altro c'è praticamente tutto già preparato. Lì quando ti si inchiodava il computer che dovevi formattare,
Sì, no, ma anche il fatto... tutti i santi del paradiso e non sapevi mai se ti andava bene o come andava a finire la situazione. No, infatti, su quello. E anche il fatto di di imparare a come formattare il computer e installare tutto. Ora è molto più semplice, ma anche il fatto, ma anche il discorso dei cellulari. Noi avevamo dei cellulari che ora mitizzano, perché il 3310, il mito, non si distruggeva. Cioè, ci facevi tre cose fondamentalmente: chiamavi, mandavi gli SMS, davvero, e ci giocavi a Snake. Gli MMS no, perché partiva un botto di soldi per mandarne uno, ma poi era lentissimo, soprattutto quelli nuovi di nuova generazione rispetto a quel tipo lì. Quindi, insomma, i ragazzi di oggi sono fortunati, ma non sono fortunati, perché anche riuscire a capire la differenza e affrontare con spirito critico. Insomma, sì, siamo attaccati a questo aggeggio, che chi ci vede in video, però ragazzi, cosa ci facevi prima, cosa ci potevi fare prima? Insomma, prima non esisteva, però il fatto di dire ti mando un'immagine, ti mando un video, ti mando... Era già più complicato. Sì, perché prima mi è scappato, ma sto registrando a schermo la nostra diretta perché in maniera verticale, perché poi la rimandiamo sui social e io manderò poi il video a Piero. Figurati 20 anni fa, figurati 30 anni fa, cioè... No, 30 anni fa non potevi nemmeno pensare di farla una cosa del genere, non credo esisteva. No, forse esisteva una prima versione di MSN Messenger, forse. Sì, no, vabbè, ma non, cioè, avevi giusto la parte testuale e forse un po' di suono. Sì, guarda, allora, indietro tecnologicamente no, perché è chiaro, ma è molto meglio ora. Però prima magari potevi e dovevi un po' aggeggiare e risolvertela un po' da solo. Ora un pochino meno, però vabbè, insomma. Cioè, io sinceramente l'esperienza che mi sono fatta i primi anni in cui avevo il computer, che appunto c'è Windows 3.1 e i dischetti del DOS che non sapevi mai se funzionavano, se era abbastanza, anche perché con l'uscita dei cellulari niente altro, perché il discorso anche di floppy disk con i nuovi cellulari intendo anche quelli versione del Nokia 3310, si smagnetizzavano, perché era su disco, aveva l'involucro di plastica ma aveva il disco magnetico, quindi il cellulare accanto, ma tanto ce l'ho in tasca, magari mandavi il fumo, tutto quello che avevi salvato sul floppy, e lì anche lì erano molto ritornavano, perché ma è un po' come le penne USB. Io ho ritrovato una mia vecchia penna, una delle prime penne USB, e non ritrovo una ancora più vecchia, e ho fatto vedere, guarda, salvami questi documenti, erano documenti di testo su questa pennina. Bene, la metti dentro, bene, sì, c'è spazio, 128 giga mi fa, no, leggi bene, 128 mega, e ne avevo da qualche parte, ce l'ho sicuramente una da 8 mega, figuriamoci ora. Io c'ho davvero una penna USB a casa da 128 giga e ci sto mettendo la qualunque dentro, perché 128 giga anzi iniziano a essere pochi, ovviamente, ma è perché ci siamo allargati alla fine, dai. Sì, però è bello tirare fuori cioè, capito? E anche il discorso, ma ora abbiamo talmente tanto spazio, figurati prima che dovevi stare lì risicato e fare calcoli, aspetta, ci entrerà questa foto, riesco a salvare. Pensa anche solo al discorso del video che si faceva prima durante la pausa. No, appunto, cioè il video, quello in verticale che sto registrando a schermo, registrato nudo e crudo, è 1 giga e rotti. Dobbiamo poi rieditarlo per ridurlo un po' di peso, perché se no 1 giga non è un problema ora, un video di 1 giga, però io mi ricordo che i primi DVD, il DVD c'ha 8 giga e sembrava, ora 8 giga, ora sono 8 giga.
so niente, un po' a roba. No, oddio, dipende da che cosa effettivamente li usi per fare. Ora, i video che normalmente uno edita, almeno per quello che riguarda i nostri, sono circa 2 giga e mezzo, 3 giga video. Sì, no, non c'è niente di particolare sopra. No, assolutamente. No, è la qualità video, ora col 4K sale, è in crescita l'utilizzo del video. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata anche oggi, perché noi ci mettiamo a parlare e passa il tempo, perché noi ci divertiamo a parlare, noi ci parliamo, facciamo lunghe chiacchierate durante la trasmissione. È un po' lo scopo del podcast. No, è appunto, esatto, appunto. E detto questo, vabbè, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, che non ho visto che giorno è, ma 5 più 7 12, quindi sarà il 12, presuppongo, a occhio e croce, sarà il 12. Vabbè, sì. 12 novembre. Potrebbe essere il 12 novembre. Cari amici, noi vi salutiamo qui, ci ritiriamo, e detto questo vi rimandiamo a chi ci ha ascoltato in diretta agli appuntamenti di Radio Centro Web. Chi ci ascolterà in podcast, ricordate che stiamo facendo una transizione non tecnologica, ma una transizione di piattaforma, quindi vabbè, si può definire anche come transizione tecnologica alla fine. Sì, lasceremo le vecchie puntate le lasceremo su Spotify, però poi le nuove le troverete solo su Substack, radiocentroweb.substack.com, e troverete sia Smart NET che Cortocircuito, e poi ora vediamo da anno nuovo anche di mettere Tribuna Staff, perché insomma inizia, però Tribuna Staff è su un'altra piattaforma ancora. Detto questo io vi rimando a settimana nuova. Ciao Piero, grazie, alla prossima, grazie con me, alla prossima, ciao.